Lezione 1. Politiche flessibili. Ciao Anna, ho letto della nuova politica dell'hotel. Ciao Giovanni, davvero? Qual è l'aggiornamento? Lo hanno reso più flessibile per le cancellazioni. È fantastico. Quanto flessibile stiamo parlando? Sì, possiamo cancellare fino a 48 ore prima del check-in. È davvero utile. Ci dà più libertà. Esattamente. Riduce lo stress durante la pianificazione dei viaggi. Ti è mai capitato di dover cancellare un viaggio all'ultimo minuto? Sì, è frustrante. Questa politica lo rende più semplice. Lezione 2. Revival domestici. E Anna, hai pensato a come rinfrescare la tua casa? Ciao Giovanni, sì. Un piccolo cambiamento può essere un ottimo modo per dare nuova vita alla tua casa. Concordato. Hai provato a riorganizzare i tuoi mobili? Fa una tale differenza nel modo in cui si percepisce lo spazio. Lo fa davvero. L'aggiunta di piante può anche illuminare una stanza. Assolutamente. Adoro avere il verde intorno. Che ne dici di dipingere un muro di un colore diverso? Potrebbe essere divertente. Un colore audace può davvero cambiare l'atmosfera. Sì, è sorprendente come piccoli cambiamenti possano creare un grande impatto. Lezione 3. Viaggi storici. Buongiorno Anna, hai letto dei primi esploratori? Ciao Giovanni, sì. Durante i loro viaggi incontrarono violente tempeste. Giusto. Stavano salpando a stagione inoltrata, il che era rischioso. È incredibile quanto fossero coraggiosi. Dopo 66 giorni in mare, finalmente avvistarono la terra. Deve essere stato un tale sollievo. Riesci a immaginare come si sono sentiti nel vedere le coste sabbiose? Sarebbe stato un misto di gioia e stanchezza. Assolutamente. I loro viaggi hanno plasmato il mondo che conosciamo oggi. Lezione 4. Unità australiana. E Anna, sai com'era governata l'Australia prima del 1901? Ciao Giovanni, sì. Le varie parti erano colonie separate. Esattamente. È interessante il modo in cui operavano in modo indipendente. Giusto, ma nel 1901 si unirono per formare un'unica nazione. Quello è stato un momento significativo nella loro storia. Lo è stato davvero. Ha segnato l'inizio di un'Australia unificata. Pensi che abbia rafforzato la loro identità? Decisamente. L'unità spesso porta con sé un senso di appartenenza più forte. Sono d'accordo. Conoscere la storia ci aiuta a comprendere il presente. Lezione 5. Idee creative. E Anna, ho visto il tuo recente progetto artistico. È un'idea davvero ponderata. Ciao Giovanni, grazie. Mi è davvero piaciuto realizzarlo. Dovrei provare a fare anch'io qualche artigianato. Qualche suggerimento? Assolutamente. Potresti iniziare con semplici lavoretti con la carta. Sembra divertente. Che tipo di creazioni con la carta consigliate? Magari prova gli origami o crea biglietti di auguri.
Adoro quelle idee. Sembrano creativi e rilassanti. Esattamente. Inoltre, sono ottimi regali per gli amici. È vero. Potrei personalizzarli per occasioni speciali. Lezione 6. Navigare tra le opinioni. Ciao Anna, hai seguito le ultime discussioni online? Ciao Giovanni, sì, è interessante vedere come le persone rispondono. Alcuni distolgono l'attenzione dalle critiche o le riconoscono. Esattamente. È un modo intelligente per gestire le situazioni difficili. Ho notato che alcune persone all'inizio addirittura negano le critiche. Sì, ed è affascinante come ciò possa cambiare nel tempo. Pensi che riconoscere i problemi sia più efficace? Decisamente. Dimostra maturità e volontà di migliorare. Sono d'accordo. È essenziale impegnarsi in un dialogo costruttivo. Lezione 7. Scelte di pianificazione. Buongiorno Anna, stai ancora valutando le opzioni di viaggio? Ehi John, sì, l'ho fatto. Sto esplorando varie destinazioni. Sembra eccitante. E tu? Sto pensando ad una vacanza al mare o ad un rifugio in montagna. Entrambi suonano fantastici. Preferisci il relax o l'avventura? Mi piace un mix di entrambi. Relax in spiaggia e passeggiate in montagna. È un ottimo equilibrio. Hai fissato dei limiti di budget? Generalmente sì, ma sono flessibile a seconda dell'esperienza. È intelligente. È bene lasciare spazio alla spontaneità. Lezione 8. Entusiasmo della moda. Buongiorno Anna, ho visto le tue scarpe nuove. Sei entusiasta di indossarli presto? Ciao Giovanni, sicuramente. Non vedo l'ora di sfoggiare le mie nuove scarpe. Sembrano eleganti. Per quale occasione pensi di indossarli? Sto pensando di indossarli alla prossima festa. Sembra perfetto. Faranno sicuramente una dichiarazione. Lo spero. Adoro come si abbinano a molti outfit. Le scarpe versatili sono un must. Hai in mente un outfit preferito? Sì, ho un vestito carino che starà perfettamente con loro. Sembra fantastico. Avrai un aspetto fantastico. Lezione 9. Scelte salutari. E Anna, sapevi che includere più frutta e verdura nella tua dieta può rafforzare il tuo sistema immunitario? Ciao John, è un ottimo punto. Ultimamente ho cercato di mangiare più sano. Eccezionale. Che tipi di frutta e verdura ti piacciono? Adoro i frutti di bosco e le verdure a foglia. Sono così nutrienti. Sì, le bacche sono ricche di antiossidanti. Hai un modo preferito per mangiarli? Li godo nei frullati o semplicemente da soli. E tu? Mi piace aggiungerli allo yogurt o ai fiocchi d'avena a colazione. Sembra delizioso. Hai provato qualche nuova ricetta di recente? Settimana scorsa ho preparato un piatto di verdure saltato in padella.
Era colorato e gustoso. Lezione 10. Meraviglie floreali. Buongiorno Anna, ho visto delle bellissime rose rosa e gialle nel giardino. Ciao John, sembrano adorabili. Hanno un odore dolce? Sì, lo fanno davvero. Adoro quanto possano essere profumate le rose. Mi piace osservare le api mentre prelevano il polline. È affascinante quanto siano importanti le api per il nostro ecosistema. Assolutamente. Aiutano a impollinare non solo i fiori ma anche i raccolti. Hai mai pensato di piantare i tuoi fiori? Penso che sarebbe gratificante vederli fiorire. Decisamente. Inoltre, aggiunge bellezza alla tua casa. Lezione 11. Imparare dagli errori. E Anna, ti ricordi i nostri giorni a scuola? Ciao Giovanni, sì, penso spesso a cosa farei diversamente. Lo stesso qui. Vorrei aver prestato più attenzione in classe. Giusto? A volte ero distratto dagli amici invece di concentrarmi. È facile distrarsi. Quali materie ti sono piaciute di più? Amavo l'arte e la storia. Quelle lezioni erano sempre divertenti. Mi piaceva la scienza, sperimentare è stato emozionante. Sì, penso che se ci fossimo impegnati di più avremmo potuto imparare ancora di più. Assolutamente. Si tratta di sfruttare al massimo le opportunità che abbiamo. Lezione 12. Potenziale artistico. Ciao Anna, hai mai pensato di trovare il potenziale artistico nascosto nelle nostre case? Ciao Giovanni, sicuramente. C'è così tanta creatività in attesa di essere scoperta. Esattamente. Anche gli oggetti più semplici possono trasformarsi in opere d'arte. Adoro quell'idea. Hai creato qualcosa di recente? Ho dipinto dei vecchi mobili per dargli nuova vita. È fantastico. Mi piacerebbe vedere il tuo lavoro. Grazie. Mi piace anche lavorare con materiali riciclati. Che modo geniale di essere ecologici. Lo è davvero. Aggiungi un tocco personale al tuo spazio. Lezione 13. Piani di viaggio. E Anna, pensi che ci saranno lunghe file al parco divertimenti questo fine settimana? Ciao John, dipende dall'ora del giorno in cui andiamo, immagino. È vero. Le prime ore del mattino sono solitamente meno affollate. Esattamente. Se arrivassimo proprio all'orario di apertura, potremmo evitare la fretta. Buona idea. Possiamo pianificare di arrivare presto e goderci più giostre. Sì, inoltre, dovremmo controllare anche il tempo. Decisamente. Una giornata soleggiata lo renderebbe ancora migliore. E non dimenticare di portare degli spuntini per risparmiare tempo in fila per il cibo. Ottimo consiglio. In questo modo potremo trascorrere più tempo godendoci le attrazioni. Lezione 14. Destinazione da sogno. Buongiorno Anna, hai deciso la meta del tuo prossimo viaggio? Ehi John, non ancora. Per prima cosa devo fissare un budget.
È una mossa intelligente. Che range di budget stai considerando? Sto pensando a qualche centinaio di dollari, voglio mantenerlo a prezzi accessibili. Sembra ragionevole. Dove pensi di andare? Mi piacerebbe visitare la spiaggia o magari un'accogliente baita di montagna. Entrambe le opzioni sembrano fantastiche. Preferisci rilassarti o esplorare? Mi piace un mix di entrambi, relax in spiaggia e passeggiate in montagna. Questo è il meglio di entrambi i mondi. Facciamo un elenco di posti da visitare. Lezione 15. Reperti di moda. Ehi Anna, ti ho vista provare quel vestito. Il mezzo ti sta perfettamente. Ciao Giovanni, sì, sembra giusto. Sono felice di averlo trovato. È fantastico. Il colore ti sta benissimo. Pensi che sia adatto a te? Credo di sì. È luminoso e allegro, perfetto per l'estate. Assolutamente. Fa davvero emergere la tua personalità. Grazie. Ho trovato anche una collana e degli orecchini abbinati. Wow, sembra che completerà il look. Lo spero. Gli accessori possono davvero migliorare un outfit. Lo fanno sicuramente. Hai intenzione di indossarlo per un'occasione speciale? Lezione 16. Approfondimenti storici. Buongiorno Anna, conosci la storia della schiavitù in America? Ciao Giovanni, sì. La schiavitù fu una dura realtà fino al 1865. Giusto. Anche dopo quella data molti neri continuarono a lavorare nelle grandi aziende agricole. Sì, la vita era ancora impegnativa per loro nonostante i cambiamenti. È importante ricordare che la storia modella il nostro presente. Decisamente. Comprendere questo contesto è fondamentale per il progresso. Sono d'accordo. Ci aiuta ad apprezzare le lotte e i risultati ottenuti. Inoltre, ci incoraggia a continuare a sostenere l'uguaglianza. Assolutamente. Continuiamo a imparare e discutere questi argomenti vitali. Lezione 17. Abbracciare la positività. E Anna, ho pensato a come non mi sentivo più triste dopo essermi concentrata sui tratti positivi. Ciao John, è meraviglioso. Cosa pensi che ti abbia aiutato di più? Ho capito che la mia cordialità è la mia caratteristica migliore e apre le porte a nuove connessioni. È un'ottima osservazione. Essere amichevoli può davvero cambiare il modo in cui interagiamo con gli altri. Esattamente. Rende le conversazioni più piacevoli e meno stressanti. Hai notato cambiamenti nel modo in cui le persone ti rispondono? Sì. Le persone sembrano più disposte a impegnarsi e a condividere i propri pensieri. È fantastico. Crea un ambiente più positivo. Lo fa. Sono entusiasta di continuare a coltivare quel lato amichevole di me stesso. Lezione 18. Dinamiche di squadra. E Anna, stavo pensando che dovremmo avere un piano rivisto per il nostro progetto. Ciao Giovanni, sono d'accordo. Una volta pronto, potremo aggiornare i nostri stakeholder.
Esattamente. Una comunicazione chiara è fondamentale per tenere tutti informati. Su quali aree pensi che dovremmo concentrarci nel piano rivisto? Dovremmo dare priorità alle scadenze e alle responsabilità per garantire chiarezza. Ottima idea! In questo modo tutti sanno cosa aspettarsi. Inoltre, potremmo voler includere eventuali sfide potenziali che prevediamo. Sì, è meglio essere preparati per eventuali ostacoli che potrebbero sorgere. Una volta finalizzato tutto, possiamo organizzare un incontro con le parti interessate. Lezione 19. Comodità di viaggio. Buongiorno Anna, stavo pensando a quanto può essere più facile volare in buona compagnia. Ciao John, è vero. Rende sicuramente il volo più piacevole. E avere conversazioni interessanti può davvero far passare il tempo velocemente. Assolutamente. Inoltre, condividere le esperienze di viaggio lo rende ancora più divertente. Hai qualche storia di volo memorabile? Sì, una volta ho fatto amicizia con la persona seduta accanto a me e abbiamo chiacchierato per tutto il viaggio. Sembra fantastico. Alla fine siete rimasti in contatto? Purtroppo no, ma ci siamo divertiti moltissimo durante il volo. A volte sono proprio quei momenti a rendere speciale il viaggio. Lezione 20. Consapevolezza sulla conservazione. E Anna, stavo leggendo quanto sia importante aumentare la consapevolezza sulla conservazione. Ciao Giovanni, è vero. Molte persone non si rendono conto di quanto sia fragile il nostro ambiente. Esattamente. La protezione della fauna selvatica e delle risorse naturali è essenziale per le generazioni future. Quali sono alcuni modi in cui possiamo promuovere la consapevolezza? Potremmo organizzare eventi comunitari o workshop su temi legati alla conservazione. È un'ottima idea. Coinvolgere la comunità può avere un impatto significativo. Potremmo anche utilizzare i social media per diffondere ulteriormente il messaggio. Sì, è uno strumento potente per raggiungere un pubblico più ampio. Facciamo un brainstorming su alcune iniziative che possiamo avviare questo mese. Lezione 21. Ispirazioni interiori. Buongiorno Anna, mi chiedevo se potessi fornire fotografie degli interni delle diverse stanze della tua casa. Ciao Giovanni, certo. Adoro condividere le mie idee per l'arredamento della casa. Sarebbe fantastico. Cerco ispirazione per il mio spazio. Grande. Ho un soggiorno accogliente e una cucina luminosa. Mi piacerebbe vedere come hai decorato quelle aree. Ti manderò alcune foto. Mi piace mescolare colori e texture. Sembra bellissimo. Sono curioso di conoscere i tuoi elementi di design preferiti. Mi piace usare piante e opere d'arte per aggiungere personalità alle mie stanze. Sono scelte eccellenti. Danno davvero vita a uno spazio. Lezione 22. Trasformazioni della città. E Anna, sapevi che una piccola stazione commerciale può trasformarsi in una città importante? Ciao Giovanni, sì, è affascinante come alcuni luoghi si evolvano nel tempo. Esattamente. Questa città iniziò con pochi edifici ma divenne un centro vivace.
È impressionante. Cosa pensi abbia contribuito alla sua rapida crescita? Probabilmente la sua posizione e le sue risorse lo rendevano attraente per i coloni. Ha senso. Un buon accesso all'acqua e alla terra può attrarre molte persone. Giusto. È interessante come le città possano riflettere i bisogni delle loro comunità. Decisamente. E questi cambiamenti possono plasmare la cultura e l'economia dell'area. Mi piacerebbe saperne di più sulla storia di questa città. Lezione 23. Echi shakespeariani. Buongiorno Anna, hai sentito parlare della ricostruzione di alcuni siti storici per assomigliare ai tempi di Shakespeare? Ciao Giovanni, sì, è incredibile come si ricostruiscano per apparire come allora. Esattamente. Ci dà uno sguardo al passato e alla cultura di quell'epoca. Lo adoro. Permette alle persone di vivere la storia in modo tangibile. E nonostante la sua età, Londra rimane una città vivace e piena di vita. Assolutamente. La miscela di storia e modernità è così accattivante. Pensi che visitare questi siti renda la storia più riconoscibile? Sì, crea una connessione che i libri da soli non possono fornire. Sono d'accordo. Sperimentare l'atmosfera può approfondire la nostra comprensione. Lezione 24. Tempo ben speso. E Anna, stavo pensando al nostro prossimo tour. Quanto tempo pensi che ci vorrà? Ciao John, credo che ci vorranno circa 2 o 3 ore. Sembra gestibile. Cosa pensi che vedremo durante il tour? Mi aspetto che visiteremo alcuni punti di riferimento chiave e magari impareremo un po' di storia. Sarebbe fantastico. Pensi che avremo bisogno di attrezzature speciali? Probabilmente solo scarpe comode e una macchina fotografica per le foto. Buona chiamata. Adoro catturare i momenti durante le nostre avventure. Anche io. È bello avere ricordi a cui guardare indietro. Assicuriamoci di pianificare la nostra giornata in modo da poter godere di ogni momento. Lezione 25. Sport e identità. Buongiorno Anna, hai notato quanti canadesi si preoccupano del dominio americano negli sport professionistici? Ciao Giovanni, sì, è un argomento significativo per molte persone. Lo vedono come una potenziale minaccia all'indipendenza canadese nello sport, giusto? Esattamente. Solleva interrogativi sull'identità e l'orgoglio nazionale. Penso che i campionati locali siano cruciali per preservare questa unicità. Sì, sostenere le squadre canadesi può favorire un senso di comunità. Pensi che ci siano abbastanza iniziative per promuovere i talenti nostrani? Lo spero. Investire negli sport giovanili potrebbe aiutare a coltivare le future stelle. Teniamo d'occhio come si sviluppano le cose e continuiamo a rimanere informati. Lezione 26. Mantenersi aggiornati. E Anna, hai seguito le ultime notizie su sport e cultura? Ciao John, cerco di rimanere aggiornato. È interessante il modo in cui influisce sulla nostra società. Assolutamente. Gli eventi possono modellare l'opinione pubblica e persino la politica. Sono d'accordo.
È importante comprendere il contesto di questi cambiamenti. Inoltre, essere informati ci aiuta a impegnarci in conversazioni significative. Esattamente. Possiamo condividere le nostre prospettive con gli altri. Pensi che i social media abbiano un ruolo nel modo in cui riceviamo le informazioni? Sì, è uno strumento potente, ma dobbiamo anche essere critici nei confronti delle fonti. Di sicuro. Continuiamo a discutere di questi argomenti man mano che si evolvono. Lezione 27. Sogni sull'isola. Buongiorno Anna, volevo esplorare una destinazione tropicale. Ciao John, hai pensato di visitare un'isola? Sembra fantastico. Le isole hanno spesso bellissime spiagge e acque limpide. Esattamente. Inoltre, di solito offrono culture ed esperienze uniche. Quale isola consiglieresti? Ho sentito grandi cose su Bali e sulle Maldive. Sono entrambi stupendi. Quali attività possiamo fare lì? Possiamo fare snorkeling, fare escursioni e persino gustare la cucina locale. Yum. Adoro provare nuovi cibi quando viaggio. Lezione 28. Check-in in albergo. E Anna, ho appena prenotato un hotel per il nostro viaggio. Ciao John, è fantastico. Quanto tempo si fermerà? Rimarrò 3 notti, mi farò sentire domani sera. Perfetto! Sai a che ora possiamo fare il check-in? Credo che il check-in inizi alle 15. Questo ci dà il tempo di esplorare la zona prima di sistemarci. Esattamente. Possiamo mangiare qualcosa e poi andare in albergo. Sembra un piano. Hai controllato i servizi dell'hotel? Sì. Hanno una piscina e la colazione gratuita, il che è fantastico. Lezione 29. Pagare. Buongiorno Anna, ho preso in prestito un libro da te la settimana scorsa. Ciao Giovanni, nessun problema. Ti è piaciuto? Sì, l'ho adorato. Sono felice di averlo preso in prestito. È fantastico sentirlo. Allora, quanto ti devo per questo? No, va bene. Non devi ripagarmi. Sei sicuro? Voglio renderlo giusto. Sono positivo. Goditi il libro. Beh, se sei sicuro, lo apprezzo. Ovviamente. Potrò sempre prestarti altri libri in futuro. Lezione 30. Lavoro invernale. E Anna, l'inverno è arrivato e ho dovuto spalare la neve dai sentieri e dal vialetto. Ciao John, sembra un duro lavoro. Com'è andata? È stata dura. Aiuto mio padre ogni anno. È carino da parte tua. Spalare la neve può essere piuttosto faticoso. Sì. Soprattutto se c'è molta neve da eliminare. Hai qualche consiglio per renderlo più semplice? Fare delle pause è fondamentale. Aiuta a evitare l'affaticamento. Buon consiglio. È importante darsi un ritmo.
E indossare strati ti tiene caldo mentre lavori all'aperto. Lezione 31. Sogni di Parigi. Buongiorno Anna, sì. Sto programmando un viaggio a Parigi. Wow, sembra fantastico. Quando parti? Parto tra 2 settimane. Non vedo l'ora di esplorare. È emozionante. Hai una lista di posti che vuoi visitare? Decisamente. Voglio vedere la Torre Eiffel e il Louvre. Grandi scelte. Sei già stato a Parigi? No, questa sarà la mia prima volta. Sono ansioso di sperimentare la cultura. Lo adorerai. Il cibo, l'arte e l'architettura sono stupendi. L'ho sentito. Voglio provare anche l'autentica cucina francese. Lezione 32. Muoversi in città. E Anna, ho sentito che ci sono percorsi pedonali ben segnalati in città. Ciao Giovanni, sì, rende molto più facile andare in giro. Grande. Esiste un'app o una mappa che posso utilizzare per navigare? Assolutamente. Esistono diverse app che mostrano percorsi e attrazioni a piedi. È utile. Quale app consigli? Suggerisco di utilizzare Google Maps o un'app dedicata alla guida della città. Perfetto. Ne scaricherò uno prima del viaggio. Buona idea, ti aiuterà a trovare i percorsi migliori ed evitare di perderti. Apprezzo i suggerimenti. Voglio sfruttare al massimo il mio tempo esplorando. Lezione 33. Approfondimenti di marketing. Buongiorno Anna, cosa ne pensi della nostra strategia di marketing? Ciao John, penso che abbia bisogno di miglioramenti. Dovremmo concentrarci sul nostro pubblico target. Sono d'accordo. Analizziamo gli attuali parametri di prestazione. Sì, comprendere i dati ci aiuterà a identificare i punti deboli. Dovremmo considerare anche il feedback dei clienti? Assolutamente. Il feedback è fondamentale per apportare modifiche informate. A quali ambiti pensi che dovremmo dare priorità? Credo che migliorare la nostra presenza sui social media potrebbe attirare più clienti. È una mossa intelligente. Contenuti coinvolgenti possono davvero fare la differenza. Lezione 34. Esperienze memorabili. E Anna, hai notato che spesso le esperienze più semplici si rivelano le più memorabili? Sono completamente d'accordo, John. A volte, i momenti inaspettati creano ricordi duraturi. Quali esperienze ti vengono in mente? Ricordo un viaggio spontaneo con gli amici. Le risate e le conversazioni lo hanno reso indimenticabile. Hai avuto un'esperienza simile? Sì, un picnic nel parco si è trasformato in un'avventura quando ci siamo persi. Alla fine abbiamo scoperto un bellissimo posto nascosto. Non è fantastico? Assolutamente. È affascinante come gli eventi non pianificati possano portare alla gioia. Hai intenzione di pianificare presto qualcosa di spontaneo? Decisamente. Iniziamo a fare un brainstorming di idee per la nostra prossima avventura. Potremmo esplorare nuovi posti e provare il cibo locale.